Vi piacerebbe alzare le energie vitali dell'abitazione, del vostro orto, vicino ai vostri animali, vicino al vostro letto? Chiocciola Ighina. La andiamo a fare con il filo di ferro. È quello più duro, più difficile da fare e ci vorrà una ventina di minuti più o meno. Già con una mano esperta e andando veloce. Questo è il senso orario che dovrà avere una volta finito. Si sceglie bene sia la punta che come iniziare. Prendetela come meditazione, se potete. Questa volta andiamo un pochettino veloce. Si può fare con lo stampo, si può comprare, si può creare. Base 10, altezza 16,18 con 7 spire. Si inizia con queste 5 spire piano piano, partendo dalla base verso la punta. Ci accertiamo che il verso sia giusto. In questo caso è contrario. Togliamo anche questa punta che è difficile da raddrizzare. La andiamo a ribaltare. Forse la ripresa non sarà la migliore. Il senso dovrebbe essere giusto. Per favore, non commentate inutilmente. Se la cosa vi interessa, bene. Se la cosa non vi interessa, evitate i commenti. Questo serve per farla a mano, farla diventare vostra, con un po' di pazienza, senza pieghe secche. Potete farlo con l'alluminio, con il rame, che è ancora meglio per uso personale, o semplicemente con il ferro zincato. Questo è ferro zincato da 1,5 mm, 2 mm, non importa, purché non sia troppo sottile o purché non sia troppo grosso. In questo caso la base sarà intorno ai 15-20 cm, l'altezza sarà una trentina, 32 più o meno. Potete farlo nel giardino, sotto un albero, e sentirete l'energia che inizierà a prendere forma assieme alla chiocciola. Se non sapete cos'è questa cosa, andate a vedere Pierluigi Ghina e le sue apparecchiature. Faceva piovere, fermava i terremoti, ne faceva tante di cose. E ci ha lasciato come eredità questa chiocciola, che si può usare anche doppia. 2 uguali, una contraria all'altra, anche colorate. Il giallo verso l'alto e blu verso il basso, esattamente come le 2 energie primarie su questa terra.
io vado abbastanza velocemente perché vi devo far vedere in pochi minuti quali sono le strategie per manipolare questo filo per farlo diventare un cono. Poi, se serve, lo andrò ad allargare questo anello che sto lavorando. L'importante è che non fate pieghe secche, ma piuttosto tante piccole pieghe. Usatelo come sistema meditativo e le chiocciole che creerete saranno veramente potenti. Riequilibra l'energia vitale. Se ne dovete far tante, è meglio la dima. Ve la costruite o la comprate. Il link eventualmente lo trovate nei commenti. Il nostro amico Paris le ha studiate insieme a noi e le ha realizzate per noi. Il riferimento di come deve essere la chiocciola è qui in basso. Potete ingrandirlo o fare un disegno. Di un triangolo con base 10, altezza 16,18. Quindi avrà la base un pochettino più stretta, in questo caso 1, e il rapporto con l'altezza 1,618. Sta prendendo forma. Ancora ne mancano 2. Abbiate pazienza, tanta pazienza. Potete tenerla sul comodino, come dicevo, sotto il letto, attaccata per la punta al soffitto con un filo di cotone lungo. Sta prendendo forma. Mi posso dedicare a far la punta, bene, che correggerò fino alla fine. Piano piano. Piccola piega dopo piccola piega. Mai troppo stretto. Respirate. Cercate di mantenere la calma, piano piano, tutto il tempo che ci vuole. Mezz'ora, un'ora, non importa, vi stancate, vi fermate e riprendete. Potete farlo con una musica.
Se volete ascoltare questa, ve la lasciamo nei commenti. E la nostra non è pubblica. Mi raccomando, la punta è molto importante, come la base. All'inizio l'avete vista come deve essere la punta, non troppo chiusa. In questo caso ci vorrà il riccio per essere attaccata su. Se no gli lasciate un pezzo di filo anche più lungo. E se vi serve, alla base lasciate il filo più lungo per infilarlo nel terreno o su un bastoncino per farlo arrivare sopra una pianta. Mi raccomando, non vi infilate il bastoncino dentro la chiocciola, ma la incastrate fuori, alla base, all'esterno, non all'interno. È molto importante la forma. Ce l'abbiamo quasi fatta. Ancora qualche minuto. Quasi 7. Andiamo a serrare piano piano ogni giro, ogni spira. Tre, 4 centimetri in più, millimetro per millimetro, a ogni singola spira, e vedrete che anche la punta si stringerà. Ancora non ci siamo. Non sono ancora 7. Manca un mezzo giro. Grazie che siete arrivati già a questo punto. Vuol dire che il video vi interessa. E se vi piacciono queste cose, ne faremo delle altre. Già è un'abitudine per molti farle a mano, regalarle, mettere nelle piante che soffrono e vederle crescere al meglio. Non si possono fare i miracoli, però spesso le piante che soffrono con una chiocciola del genere temono meno il freddo, temono meno la siccità, i parassiti. Provare per credere. I prossimi video che faremo come questo sarà in mezzo alla natura, all'orto, magari all'ombra di una bella pianta, ci siamo quasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Andiamo ad aggiustare perché ne servono 7. La prima non conta.
piano piano. Senza fretta. Non importa se fate una piega un po' troppo secca, si può raddrizzare. Ogni spira è lontano tra l'altra, sempre nello stesso modo. Sempre con tanta pazienza. Qui la base è abbastanza morbida per potersi schiacciare e stare in piedi anche su un piano. La cosa migliore sarebbe su una canna. Questo è il gancio che vi dicevo per attaccarla su. In questo modo seguiteci per non perdere gli aggiornamenti e mettete un mi piace, condividete con chi gli può essere utile, chi ha un orto. Ciao a tutti, alla prossima.